Oh! Presa! Presa? No! Oh. Mamma mia ragazzi, fortuna questo! Ciao, dite la verità, ma quanto vi sono mancato? Vabbè, questa volta ho deciso di portarvi su uno dei luoghi più belli della nostra amata Italia, le Dolomiti, gruppo montuoso dichiarato patrimonio dell'umanità. Definirle montagne è un poco riduttivo, io credo che siano dei veri e propri monumenti. Ci hanno visto nascere e mentre noi continuiamo a far danni in giro per il mondo, loro fermi osservano tutto, incredibile. Potrei equipararle ad un anziano saggio, forte, paziente, capace di insegnare i valori più importanti, il sacrificio, il rispetto. Oramai devo dire passati di moda, ma consoliamoci, ogni volta che alzi gli occhi al cielo non puoi far finta di niente, vieni travolto dalla loro bellezza. Ci troviamo sul Passo Giavo, poco sopra Cortina per intenderci, uno dei pochi luoghi ancora salvo dai divieti severi per il campeggio libero, anche se non so ancora per quanto. Siamo qui per goderci prima di tutto un poco di relax, ma soprattutto per arrampicare. L'obiettivo è quello di liberare una via lunga in stile classico tradizionale sulla Ragusella, che fa parte del gruppo montuoso del Nuvolao. In pratica questa qui. Per chi non conoscesse questo campo, l'arrampicata classica è la salita di una parete rocciosa, tra virgolette, dato che i terreni possono essere vari, proteggendosi in caso di caduta con ancoraggi di affidabilità variabile, quali chiodi ed altri dispositivi amovibili da posizionare nelle fessure naturali. Riassumendo, una vera e propria avventura, dato che dobbiamo tener conto l'incognita della ricerca dell'itinerario, il mutare delle condizioni climatiche e ambientali, la qualità della roccia, i pericoli oggettivi dell'arrampicata e la difficoltà di un'eventuale ritirata, insomma, un'impresa, quelle che ci piacciono tanto. Questo posto è il parco giochi degli scalatori. Consiglio comunque, prima di avventurarsi in qualsiasi progetto, di avere un buon livello di preparazione sia fisica che tecnica arrampicatoria, oltre a una buona conoscenza delle tecniche di progressione che a mio parere si migliorano soprattutto con la pratica, perché un conto è effettuarli in palestra generalmente seguite da una guida esperta, un conto è effettuarli in montagna nelle condizioni reali, amplificate notevolmente dall'isolamento. Altro suggerimento: prendersi una buona guida cartacea, praticamente impossibile farne a meno. Che dire, esperienza favolosa,
credo che sia una delle avventure più autentiche che si può ancora vivere al giorno d'oggi, visto che tutto si può comprare e tutto può essere organizzato. Qui invece siamo solo noi, un incontro affascinante con se stessi. Vieni catapultato nel mondo reale, inizialmente freddo, caldo, tagliente, durissimo. Poi ogni cosa torna al suo posto e le sensazioni di incertezza e di paura si trasformano in gioia e gratificazione. Che roba. Volevo ringraziare il mio amico Andrea e la sua compagna Erika per avermi dato la possibilità di aprirmi finalmente a questo mondo che tanto desideravo. Era un qualcosa che mi portava appresso da anni e sapevo che prima o poi avrei trovato la persona, o meglio il momento giusto per dedicarmi a questo. Non so cosa mi aspetterà e quanto potrà durare, ma voglio viverlo appieno. Meglio tenere a freno le idee, vero Ali? Un saluto dal vostro Vizi di quartiere. Ciao ciao.